Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la primavera 2024. Ok, cari amici del Leone, abbiamo la carta dell'eremita. Probabilmente si prospetta un periodo di introspezione, un periodo magari per qualcuno anche in solitaria. Diciamo che quando c'è l'eremita c'è la possibilità di intraprendere un viaggio di introspezione, un viaggio per ricercare qual è la propria verità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Bene, andiamo a vedere che aria tira per questa primavera, amici del Leone. Partiamo con il diavolo, il giudizio, la regina di bastoni, abbiamo un 2 di pentacoli, un 4 di spade e un 6 di bastoni. Ragazzi, allora adesso andiamo a vedere carta per carta, anche con i mini tarocchi, in modo da darvi più sfumature possibile. E dopodiché andrò a vedere le situazioni, insomma, per l'amore, per i single, per le coppie, per il lavoro, per l'economia. Andiamo a vedere un po' tutto, occupati, disoccupati. Dunque, ragazzi, andiamo a vedere subito il diavolo, così riesco. Ecco, diavolo, papa e giudizio al contrario. Che interessante. Allora, devo dire che ragazzi con questo diavolo c'è una sorta di condizionamento, c'è una sorta di tossicità, c'è un qualche tipo di, magari anche emozione repressa, potrebbe essere rabbia, potrebbe essere anche dolore, ipotesi, ehm, ma ho l'idea che questa cosa verrà lasciata indietro, verrà, perché qui c'è come se è come se ci fosse una sorta di innalzamento dell'energia. Il Papa potrebbe rappresentare una guida a cui farete riferimento nel periodo, perché da avere questo giudizio al contrario passate ad averlo al dritto. Quindi qui ho come la sensazione che siano tipo un prima e un dopo. Allora, questo diavolo potrebbe essere un qualche questione che vi vincola inerente alla società, inerente a qualche contratto, potrebbe anche essere il matrimonio, considerato che abbiamo il Papa, per qualcuno potrebbe iniziare ad andare stretto qualche lato del matrimonio o il matrimonio stesso, se foste magari ehm, in coppia. Vi dico, con il Papa è più il matrimonio quello legale, sia di solito è in chiesa questo, però inteso come contratto scritto. Non so se possa vibrare anche per le convivenze, quello me lo direte poi voi, se vi vibra. Andiamo a vedere la carta del giudizio. Abbiamo una temperanza. Oh sì. 8 di spade. Allora, devo dire ragazzi che con la carta del giudizio avrete una sorta di accensione di un lampadario, perché qui c'è un 8 di spade effettivamente ed è come se ci fosse un qualche cosa
che non riuscivate a vedere o che vedevate tutto nero e in qualche modo invece con la carta del giudice c'è una specie di visione da un punto di vista più ampio che riporta in equilibrio, secondo me, questo diavolo. Questa situazione un po' pesante. È come se ci fosse una presa di consapevolezza, ragazzi, durante questa primavera. Avendo la temperanza, per qualcuno si può parlare di una guarigione, c'è anche il 4 di spade, potrebbe anche essere una convalescenza, eh? O per qualcuno, ragazzi, è l'attività, l'inizio di un'attività per la salute, diciamo. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Questa potrebbe essere la palestra, ipotesi, piuttosto che, come vi dicevo, come si dice? Le camminate in mezzo alla natura, soprattutto. Allora, la regina di bastoni è spiegata da un fante di coppe e da un re di denari. Devo dire, ragazzi, che si prospetta un buon periodo. Avete anche il 6 di bastoni qui alla fine della lettura. E con il re di denari devo dire che vi state dirigendo verso una maggior consapevolezza di un certo tipo di situazione o di un certo tipo di relazione. Vi dico, essendoci il Papa e il giudizio potrebbe essere un risveglio spirituale per qualcuno. Però è come andare verso innanzitutto il mondo esterno, ma ho l'idea che per qualcuno si tratti come di diventare una guida, come di iniziare con questa regina di bastoni a maneggiare meglio la propria energia, le proprie risorse, le proprie idee, le proprie conoscenze anche. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Mm. 9 di spade, 10 di coppe e 7 di coppe, scusate. Allora, devo dire che il morale sarà, mi viene da dire un po' ad alti e bassi, ragazzi, vedendo questo 9 di spade e questo 10 di coppe, devo dire che per certi versi ci sono delle preoccupazioni, probabilmente sempre legate a questo diavolo. Per altri versi c'è la voglia di andare avanti, la voglia di vedere al futuro, la voglia di star meglio. E devo dire che possibilità se ne aprono, però considerato l'otto di spade e la carta del diavolo e il sette di coppe, tenete presente che non tutte le idee che vi vengono in mente potrebbero essere idee effettivamente agibili, fattibili, diciamo. Andiamo a vedere il 4 di spade. Regina di bastoni di nuovo. E asso di bastoni, infatti. Allora, io qui sento che vi invitano un pochettino a agire, a prendere in mano. Questa è, diciamo, l'obiettivo, ok? E qui è un po' cosa fare per raggiungere l'obiettivo, mi viene da dire. C'è da agire, ragazzi, c'è da muoversi. Tenete presente che quando c'è la carta del diavolo è perché qualcuno si sente costretto a stare in una situazione e avendo anche l'otto di spade è molto forte questa sensazione per qualcuno. Per la serie non ho scelta, non posso muovermi diversamente. Però in realtà non è così. Qua vi dicono di togliervi dalla zona di comfort, dalla sedentarietà e letteralmente iniziare ed agire e fare qualcosa con un certo tipo di intenzione. Ricordatevi che anche nei lavori di legge di attrazione, di manifestazione, avere un'intenzione chiara è praticamente l'80% del lavoro. Quindi è molto molto importante che voi quando decidiate di fare una cosa decidiate con intenzione. Andiamo a vedere questo fantastico 6 di bastoni. Ok, abbiamo un 3 di bastoni, 8 di pentacoli, asso di coppe e 7 di pentacoli. Guardate, le carte sono molto belle alla fine della lettura. Devo dire che
ci sono nuovi inizi, c'è il successo, ci sono carte di espansione, ci sono carte che invitano di nuovo alla pazienza. È come se mi dicessero che il progresso verso il successo, il riconoscimento, il risultato che voi volete c'è, ma è lento, ok? Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, se siete single. Allora, se siete single, ragazzi, vi devo dire che potrebbe arrivare qualche notizia, qualche offerta, qualche proposta di un caffè da parte di qualche persona che potrebbe essere tantissimo tempo che non vedete o che non sentite o della quale non avete notizia. Sento che per voi non è ancora tanto il momento di esporvi, è più forse una fase dove è meglio osservare i movimenti dell'altra persona. Se siete in coppia, ragazzi, c'è proprio da lavorare su questa temperanza, ve lo dico. Ci sono tanti alti e bassi, ci sono incomprensioni, molto è determinato dal vostro modo di pensare o di vedere la realtà. Cioè, nel senso, cambiate il modo di vedere la realtà, diventate osservatori, perché qui c'è qualcosa che vi vincola, c'è qualcosa che vi fa sentire schiavi. Per qualcuno magari è una situazione legata alla famiglia, magari la famiglia di origine piuttosto che la famiglia creata, piuttosto che disfatta. Potrebbe essere inerente a un nonno, un padre, magari anche una madre, eh? Però devo dire che comunque alla fine si va sempre con questo 6 di bastoni, quindi portate pazienza, cercate di fare anche un lavoro di introspezione, considerato che qui abbiamo la carta dell'eremita, prima si osserva e poi si agisce per cambiare l'interno, in modo che automaticamente cambi l'esterno. Però è principalmente un lavoro di introspezione. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, allora, per quello che riguarda il lavoro, devo dire che potrebbero aprirsi nuove possibilità. Partiamo dai disoccupati. Allora, per voi disoccupati potrebbero esserci tante, direi, possibilità. Vi dico che per qualcuno si potrebbe trattare di due lavori, magari sono due part-time o un lavoro a tempo pieno e un secondo lavoro per arrotondare, però veramente vi si aprono una marea di strade, quindi potete smettere di preoccuparvi del denaro, del lavoro, di questo, di quell'altro. Arriva, arriva il lavoro, ragazzi, ce l'avete anche qui, comunque ce l'avete anche qui. Questo per tutte e tre le categorie, disoccupati, occupati e autonomi. Ehm, Devo dire che se siete disoccupati, ragazzi, potrebbe essere necessario per iniziare uno di questi due lavori. È come se ci fossero tante possibilità qui con questo 7 di coppe e con questo 6 di bastoni che si possono aprire, ma una di queste possibilità potrebbe essere che, ok, vuoi il lavoro, io ho da darti da lavorare, ma ti devi aprire la partita IVA. Quindi per qualcuno potrebbe anche risuonare così. Se siete lavoratori dipendenti, devo dire che tutto sommato lo sento un buon periodo, può essere piuttosto indaffarato, questo sì, però comunque lo sento un buon periodo, in armonia con i colleghi, è come se una fase torbida fosse passata, fosse superata. Per chi invece è autonomo, ragazzi, devo dirvi, io non so che cosa succederà, ma si aprirà la strada verso il successo, verso il lavoro, verso nuovi progetti, nuove idee, nuovi inizi, nuove possibilità. Quindi, wow, direi super wow, un po' per tutti e tre i settori. Mm?
Per quello che riguarda l'economia, e qui riguarda un po' tutti, per quello che riguarda l'economia, ragazzi, vi dico, occhio alle spese. C'è da non spendere in eccesso in questo periodo, perché sì che andate verso l'abbondanza, ma siccome è un po' altalenante il periodo, cioè si va verso l'abbondanza e potrebbe arrivare quest'estate piuttosto che quest'autunno, diciamo che il periodo della primavera è meglio essere un po' oculati, proteggere i propri risparmi, ehm, insomma, cercate di investire il giusto. Non spendete per cose futili, questo mi viene proprio fuori, non spendete per cure di bellezza. Ah, tra l'altro c'è anche Mercurio retrogrado ad aprile e mi sembra che quando c'è Mercurio retrogrado non sia un buon periodo per qualche cura estetica, ma non mi ricordo quale, ragazzi. Scusate, cercatelo su YouTube. Ehm, o è Venere abbinata a Mercurio, non mi ricordo. Comunque cercatelo su YouTube, lo trovate sicuramente. Comunque ecco, diciamo che per le vestiti, fare shopping in questo periodo non è consigliato a meno che non strettamente necessario, ok? Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi oracoli. Sono degli oli essenziali. Io li ho visti, me ne sono subito innamorata. A me piacciono i fiori, quindi le spezie, i gusti, tutte queste cose qua. E si usano anche in cucina, no? Per, diciamo, calibrare la chimica del corpo. In questo caso si tratta di oli essenziali. Andiamo a vedere che carta vi tocca. Ok. Allora, abbiamo la carta del cedro che fortifica e rinforza. Wow, e si può usare, come si dice, non nell'inalatore, nel diffusore, nel bruciaessenze sostanzialmente, oppure applicato a livello cutaneo. Il cedro è come il limone, però ha una buccia molto più dura. Di solito la buccia si usa per fare il cedro candito. E come odore meno forte rispetto a quello del limone. Ragazzi, siccome è un citrico, insomma fa parte degli agrumi, quando lo applicate fate attenzione dopo a non esporvi al sole se lo applicate a livello cutaneo, perché tutti i citrici applicati prima di prendere il sole poi macchiano la pelle. Quindi metteteli magari la sera prima di andare a dormire. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per avere delle indicazioni. Fatemelo comunque sapere con un commento, con un like. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!